Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial sarà in collaborazione con la BB Craft. Oggi andremo a fare un paio di orecchini molto semplici e uncinetto, una lavorazione davvero semplice, ma utilizzando perle e cristalli. Allora vi faccio vedere quelli che ho fatto e sono questi. Davvero molto semplici da fare. Ho utilizzato una base metallica, delle perle di fiume irregolari e dei cristalli, delle perline in vetro, anche queste sono irregolari, triangolari, non so se si riescono a vedere, quindi l'effetto è dato proprio dalla diversità delle perline tra loro. Infatti voi non necessariamente dovete utilizzare per forza questi materiali, ma quello che avete a disposizione in casa, con differenti misure di cristalli, perline, quello che sia, l'effetto sarà sempre diverso e vi permette appunto di creare qualcosa di molto carino, come vedete. Il lavoro è davvero semplice, si fanno anche subito. Oggi le andremo a fare con il bianco, stessa tipologia di perline, sempre perle di fiume, questi cristalli. E adesso vi faccio vedere nel dettaglio i materiali. La grandezza la scegliete voi, se utilizzare una base metallica più grande, più piccola, quale tipologia e forme di perline utilizzare. Io ho un'idea che vi do, poi voi potete utilizzare quello che avete a disposizione. L'importante è, cioè l'effetto è dato proprio dalla diversità di misura delle perline. Quindi adesso passiamo ai materiali. Allora, un filato, io ho già inserito sul filo le perle, poi vi faccio vedere come le ho inserite io. Una perla e 3 cristalli, questa è la sequenza. Poi voi, in base a quello che avete, stabilite voi la sequenza da mettere sul filo. Quindi un filato sottilissimo, io utilizzo questo filato che è da 0,5, questo illumina invece che è un 0,6, perché appunto queste perle di fiume hanno un foro molto piccolo, per cui un filato più grande non sarebbe passato. Vi servirà un ago infilaperle, io utilizzo questo con la cruna centrale, se riesco ad aprirlo, vedete questo che vi servirà appunto per infilare i cristalli. Utilizzerò anche un ago da lana per quando andrò a fissare il filo sul retro, un perno e un anellino per agganciare appunto l'orecchino, l'uncinetto andrò ad utilizzare un 1,25 e poi queste perle irregolari, perle di fiume, questo è il codice, e questi cristalli che assomigliano molto alle chips, sono triangolari, vedete? Questa è la forma. Vi faccio vedere il codice, presi sempre dalla BB Craft. Per questi dorati ho utilizzato le clip che ho preso sempre dalla BB Craft, vedete? Sono davvero comode e utilizzate, e sono queste, e questo è il codice. Vi servirà anche una forbice per tagliare il filo, e
questo è tutto quello che servirà per realizzare questi semplicissimi orecchini a cerchio. Ah no, ho dimenticato, ecco, una base metallica che nel mio caso è da 30 mm, ma come vi ho detto voi potete utilizzarla o più piccola o più grande, dipende dal vostro gusto, e anche il numero naturalmente delle perle da inserire lo stabilite voi in base alla base che avete a disposizione. Io ho inserito soltanto 7 perle, queste di fiume, e 3 di questi cristalli intervallati da 3 cristalli, ma questo lo stabilite voi. Quindi questo è tutto quello che servirà per realizzare questi orecchini, e adesso passiamo al tutorial. Ciao a tutti! La prima cosa che dobbiamo fare è inserire perle e cristalli sul filo, quindi vado a prendere l'ago, inserisco il filo e io vado ad inserire prima la perla di fiume e poi i 3 cristalli. Questa è la sequenza che ho utilizzato. Ed eccola qua, questa è la sequenza: perla e 3 cristalli. Ora sgancio il filo e ci andiamo a fare il cappietto. Ora prendo la mia base metallica e andiamo a rivestire tutta questa base. Per questa base da 30 mm ho fatto 60 maglie basse, poi in base voi alla base che avete a disposizione stabilite il numero. L'importante è ricoprire tutta la base metallica con punti bassi in modo che non si veda il metallo sotto. Quindi mi vado ad agganciare e questa non la conto, e poi vado a fare tutta una serie di maglie basse. Quindi da adesso in poi vado a contare 60 maglie basse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e continuo così fino a quando non avrò rivestito tutta questa base metallica. Quindi continuate in questo modo. Sono arrivata alla fine, vedete, ho fatto tutte le 60 maglie basse e adesso mi vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia che abbiamo fatto. Allora vi voglio dire una cosa: per avere l'effetto che le perle una volta sono posizionate in basso e la volta successiva in alto, vedete, sfalsate in questo modo, e adesso vi farò vedere nella lavorazione, noi dobbiamo alternare la chiusura dei cristalli e delle perle tenendoli una volta, tenendoli a destra e una volta tenendoli a sinistra. E adesso vi faccio vedere. Allora iniziamo con i primi 3 cristalli e li vado a tenere, vedete, sulla mia destra, e li vado a chiudere tutti e 3 insieme in questo modo. Ora mi avvicino la perla e la chiudo nello stesso modo tenendola a destra e la vado a chiudere. Ora vado a saltare una sola maglia successiva e mi vado ad agganciare nella prossima con una
maglia bassa, vado anche nella prossima e faccio un'altra maglia bassa, vedete, e la perla si trova sul fondo. Ora avvicino i prossimi 3 e questa volta li tengo a sinistra, vedete, alla mia sinistra, e li vado a chiudere in questo modo. Avvicino la perla e la vado a chiudere nello stesso modo, tenendola a sinistra. Ora me lo porto sul davanti, vedete, vado a saltare sempre la maglia successiva, vi faccio vedere, questa è la maglia successiva, questa è la maglia, e mi vado a chiudere nella prossima. Quindi me la porto davanti e mi salto quella successiva e mi vado a chiudere in quella subito dopo, sempre con una maglia bassissima, cioè bassa, scusate. Vado a fare un'altra maglia bassa nella prossima catenella, vedete, e quindi si posiziona una volta sul fondo e una volta sul davanti. Prossimo gruppetto, alterniamo, quindi li andremo a chiudere tenendoli a destra e vado a chiuderli. Mi avvicino la perla, la tengo sempre sulla destra, vedete, sulla destra, e la vado a chiudere. E adesso salto la maglia successiva e mi vado ad agganciare in quella subito dopo, facendo una maglia bassa. Ne vado a fare un'altra anche nella prossima, vedete, e si posizioneranno in questo modo, una volta sul fondo e una volta sul davanti. Quindi di nuovo, prossimo gruppetto, prima i 3 cristalli e questa volta li vado a chiudere tenendoli alla mia sinistra, vedete, e chiudo. Prendo la perla e la chiudo sempre tenendola a sinistra. Ops, scusate, vedete, la tengo sempre a sinistra e la vado a chiudere. Poi me la porto sul davanti, vedete, con il dito la tengo in questo modo, salto la maglia successiva e mi vado a chiudere nella prossima, vedete, salto questa e vado nella successiva e chiudo con una maglia bassa. Mi faccio un'altra maglia bassa anche nella prossima. Vedete, si posizioneranno in questo modo le perle, una volta in basso e una volta in alto, e noi dobbiamo continuare sempre in questo modo per tutte le altre perle e cristalli. Quindi mi avvicino i cristalli, ve lo faccio rivedere di nuovo,
e questa volta me li vado a tenere sulla destra e li vado a chiudere. Mi avvicino la perla, la tengo sempre sulla destra, vedete, sulla destra, e la vado a chiudere. Questo filo è sottilissimo. Allora, prima i cristalli tenendoli a destra e poi la perla chiudendola sempre tenendola sulla destra. Adesso salto questa e vado nella successiva e chiudo con una maglia bassa. Vado anche nella prossima e mi vado a fare un'altra maglia bassa, e questo sarà l'effetto, e vado a continuare in questo modo anche per le prossime perle e cristalli. Quindi dovete continuare in questo modo, una volta a chiuderle tenendole sulla destra e una volta a chiuderle tenendo sulla sinistra. Ed ecco qua, questo è l'effetto che verrà. Queste erano le ultime. Ora quello che dobbiamo fare è semplicemente un giro di maglie basse per dare un po' di spessore alla base in metallo. Quindi semplicemente andare nelle maglie successive e fare delle maglie basse, tutte maglie basse intorno, così diamo un po' di spessore alla base metallica. Dobbiamo fare tutto il giro fino ad arrivare da questa parte. Sono arrivata alla fine, mi vado a fare, vedete, l'ultima maglia bassa, l'ultima maglia bassa, e adesso mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Adesso tiro il filo, lo vado a sfilare, adesso prendo l'ago da lana e me lo porto sul retro della lavorazione. Allora, questo è il davanti, me lo porto sul retro e vado nelle maglie così, vado a fissare il filo. Passo, vedete qui dove c'è la base metallica, e adesso posso tagliare il filo, ed eccolo qua il nostro orecchino. Adesso vado a inserire il perno con l'anellino,
il gioco è fatto. Eccolo qua. E questo è il secondo. Come avete visto, molto molto semplice, ma l'effetto con queste perle e questi cristalli è veramente bello. Una lavorazione semplice, l'effetto veramente mi piace tantissimo. Questi sono gli altri, quindi questo tutorial è adattissimo anche alle principianti. Spero di essere stata chiara. Per qualsiasi problema potete contattarmi, nell'info box trovate tutti i miei contatti e spero anche che vi sia piaciuto il tutorial. Per il momento io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!